Ciao a tutti e bentornati, oppure benvenuti sul mio canale. In questo video condivido con voi alcuni momenti e pensieri degli ultimi giorni. Buonasera, stiamo per preparare la cena e quindi ho detto, potrei registrare, questo potrebbe essere il primo episodio di Cucina con Mamma. Un paio di settimane fa ho pubblicato un post sul canale in cui chiedevo se fossero interessati a vedere dei video in cui cucino con te. E tutti hanno detto sì. No, veramente. Beh, sono contenta. Diciamo che adesso è molto improvvisato il video in questo momento, però per le prossime volte ci organizzeremo meglio. Cucineremo ciò che troviamo nel frigo. Pensavamo di fare Asparagi, questi, che sono di stagione adesso. È proprio il periodo giusto degli asparagi. Sono anche laziali, quindi a chilometro zero, famoso chilometro zero. Basta uno? Due? Quanti ne vuoi? Facciamone 3, 1,5 per 1? Ok, come vuoi. Oh, ne fa cadere. No. E poi ci metteremo sopra le alicette. Insomma, la parte più dura la togliamo. Ecco. Io intanto ho messo le uova sul fuoco a bollire perché le facciamo sode. Allora, in un tegame abbiamo messo l'acqua, poi usiamo questo arnese, Un cestino, cestino si Sì. chiama? Per fare la cottura a vapore. Poi ci mettiamo questi. Certo, un po' difficile perché sono lunghi, però ce li facciamo entrare. Sono proprio belli gli asparagi. È anche buoni, mi piacciono un sacco. Poi c'hanno un sacco di proprietà depurative, disintossicanti, rimineralizzanti. Un altro ingrediente molto importante per la cena di stasera sono le alici. A me piacciono tantissimo le alici. So che non incontrano il gusto di molti, ma fanno molto molto bene. Sono ricche di omega 3 e pesce azzurro, che è alla base della dieta mediterranea. Allora, non so perché ha smesso di registrare a caso. Questa cosa mi dà molto fastidio. Pensavamo di non avere le olive, invece guardate cosa abbiamo trovato, le olive! La mia cucina è tipo la borsa di Mary Poppins, ogni tanto mi viene in mente qualcosa. Allora, praticamente la videocamera ha smesso di registrare mentre noi stavamo componendo questo piatto. In sostanza che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo un ricciolo di maionese sopra le uova sode e poi un filetto di alice arrotolato. Beh, carino, no? Sembra un dolce. Sì, molto. Ottimo. Possiamo mettere a tavola. Questo è il pulito che metto dentro. E questi sono gli asparagi cotti a vapore. Vapore, sì. Fama, togli per cortesia. Bisogna farlo slalom gigante con lui. Non si No, sposta, non si sposta, neanche sposta. pagato. Famas, levati, dai, levati. Fama, spostati, Su. su. Facciamo così. In realtà le possiamo pure condire con un po' di sale e olio. Sì, infatti. Quanto Integri. hanno cotto? Per quanto Ma tempo? sai che non l'ho considerato? Una decina di Ma minuti, sì. mi sa. Sì, non di più. È una cena non programmata, nel senso senza grande cucina, estemporanea. Con quello che veramente uno ha in frigo. Però va bene. Buongiorno. Sto camminando attraverso il quartiere ebraico o ghetto ebraico per tornare alla macchina. Allora, stamattina sono venuta in centro per un appuntamento di lavoro. Ho parcheggiato sull'Aventino, lì c'è l'entrata del Giardino degli Aranci. Lì. Allora, stamattina sono stata 1 ora e mezza in macchina nel traffico. Sono stata in macchina dalle 8:30 fino alle 10.
c'è stato lo sciopero dei mezzi pubblici, perché altrimenti avrei preso l'autobus per venire qui in centro, e quindi tutti hanno preso la macchina e quindi c'era molto traffico. Io veramente devo dire di essere estremamente fortunata, perché io la mattina non devo andare in ufficio, e quindi il mio pensiero va a tutti coloro che ogni mattina devono stare ore nel traffico per andare in ufficio o per andare al lavoro. Adesso è ora di pranzo e ho chiamato mia mamma che sta tornando a casa, e quindi la raggiungo a casa e pranziamo insieme. Dopo pranzo mi sono messa a lavorare. Voglio cogliere l'occasione per ringraziarvi di cuore per il sostegno che mi avete dimostrato per il nuovo progetto lavorativo con la piattaforma Giulia by Treccani. Sono davvero contenta e grata del vostro affetto, che non è scontato. So che molti di voi hanno un livello che va oltre quello principiante, perciò stiamo lavorando per ampliare l'offerta sulla piattaforma. Appena avrò novità, ve le farò sapere. Apriamo questo pacco insieme. Non so che cosa ci sia dentro, quindi sarà una sorpresa anche per me. Vico Foodbox mi ha gentilmente mandato questo pacco. Ah, allora se scendi dal divano se c'è qualcosa che ti interessa. Allora, questi sono particolari. Questi sono i taralli sugna e pepe extra mandorlati. Non sono proprio la cosa più leggera che si possa mangiare, ma questi sono i taralli tipici che si mangiano in Campania, a Napoli. Che cos'è la sugna? La sugna è il grasso del maiale, anche chiamato strutto. E è interessante l'accostamento appunto dello strutto, del pepe e della mandorla. Allora, poi un pacco di pasta, nello specifico un pacco di malloreddus, è tipica della Sardegna. Questa è una forma di pasta sarda. Il nome esatto è malloreddus, però vengono anche chiamati gnocchetti sardi. Marmellata di arance, prodotta a Siracusa. Questa deve essere spaziale. Confettura artigianale di pomodorino del piennolo del Vesuvio DOP. La voglio assaggiare subito. Peperone crusco. Peperone crusco è un prodotto della Basilicata. Crusco significa croccante. Peperoni di Senise IGP. Ah, queste sono le freselle. Le freselle. Queste si mangiano d'estate con i pomodorini, si fa una sorta di bruschettone per intenderci, e queste sono fatte da un panificio napoletano, però sono anche estremamente tipiche della Puglia. Ne esistono di varie dimensioni, ci sono anche quelle giganti così, da condividere ovviamente. Buondì! Sto per pubblicare uno short su YouTube. È successa una cosa molto strana negli ultimi giorni. Uno dei miei video brevi su YouTube è diventato virale. Vi faccio vedere. Allora, questo short, quello dei simboli, asterisco, cancelletto, chiocciola, eccetera, ha ricevuto 827.301 visualizzazioni, ha generato 1.670 iscritti e un'entrata di 16,38 €. Guardate la curva ascendente.
E questo stesso video anche su Instagram è diventato virale, eccolo qua. 497.000 visualizzazioni. Non sono abituata a ricevere così tante visualizzazioni in poco tempo. C'è questo strano meccanismo per cui appunto ricevere tanti like, tante visualizzazioni ti entusiasma. Poi però quando non ne ricevi altrettante sugli altri video c'è un calo conseguente a ciò, anche proprio emotivo. Comunque non lasciamoci influenzare da queste cose effimere. Il punto del mio discorso era un altro in realtà. È che questo stesso video, sia su Instagram che su YouTube, ha intercettato un pubblico che non è il mio pubblico di riferimento. E infatti, se andate a leggere i commenti, ci sono tantissimi commenti di italiani che in pratica mi insultano perché loro pensano che io stia insegnando queste cose agli italiani stessi. Certo, alcuni ne avrebbero molto bisogno, però non riescono a comprendere che si tratta di un video di vocabolario per studenti stranieri di italiano. Dal punto di vista di chi crea quei contenuti, c'è un lato positivo di tutto ciò, cioè che aumenta l'interazione sul video e quindi le piattaforme saranno molto più propense a consigliare quel contenuto ad altri utenti. Gli short su YouTube in particolare vengono consigliati a persone estranee al mio canale, quindi non vengono consigliati agli iscritti che sono effettivamente interessati al contenuto. Questo perché si vuole cercare di attirare nuovi potenziali iscritti o comunque persone nuove che possano poi usufruire dei contenuti del canale. Però diciamo è una dinamica molto interessante perché all'inizio, leggendo quei commenti, diciamo che io non ci rimango male per me stessa. Sono incredula del fatto che le persone appunto siano così cattive nei confronti di persone che non conoscono. 2, che non c'è neanche più la voglia di cercare di capire il perché quel contenuto è in quel modo. Manca la comprensione del testo, a mio parere. Io a volte penso di avere in casa una piccola mucca. Niente, oggi sono stati 2 giorni no. Ieri in particolar modo, oggi ho ancora gli strascichi di ieri. Comunque, adesso sono al parco, cerco di fare gli esercizi di respirazione. La prossima volta che ci vedremo sarà sabato, perché ho in programma di andare al mercato dell'antiquariato di Arezzo e quindi sarà una giornata divertente. Perciò ci vediamo dopodomani. Nel fine settimana ho deciso di andare ad Arezzo per visitare il mercato dell'antiquariato. Fondato nel 1968, è uno dei mercati più antichi e prestigiosi d'Italia. Ogni primo fine settimana del mese attira appassionati e collezionisti da tutta Italia, ma anche dall'estero. Si possono trovare autentiche opere d'arte e tesori nascosti a prezzi ragionevoli. Buongiorno da Arezzo, più precisamente da Piazza Grande, dove c'è il mercato dell'antiquariato. Il fulcro del mercato è qui a Piazza Grande, appunto, però poi si dirama per tutte le vie del centro storico. E quindi stiamo facendo un giro, stiamo passeggiando per i banchetti, nella speranza di trovare qualcosa di interessante, perché di solito quando non si cerca qualcosa si trova qualcosa, quindi al momento io non sono alla ricerca di qualcosa in particolare, perciò forse troverò qualcosa che mi interessa, non lo so. Buonasera, è domenica sera, quindi è passato un giorno dall'ultima volta
che ci siamo parlati, che ci siamo visti. Prima di concludere questo vlog vorrei farvi vedere che cosa ho trovato al mercato dell'antiquariato di Arezzo, perché qualcosa ho trovato. Se seguite i miei vlog da un po' di tempo saprete che ho una certa passione per le stampe antiche e anche i manifesti pubblicitari d'epoca, mi piacciono tantissimo, perché anche in un vlog passato vi avevo fatto vedere le stampe antiche che avevo comprato. Ne ho trovate due questa volta, molto belle, che sono due manifesti pubblicitari d'epoca. Allora, uno è questo, del Cordial Campari. Esiste la Campari come azienda, ma non esiste più il prodotto Cordial della Campari, quindi questo è molto bello. Poi il disegno mi piace, mi affascina. E poi questa dello spumante Gancia, e questo è l'uso dello spumante Gancia, quindi quando usarlo: fidanzamenti, nozze, battesimi, onomastici, fauste ricorrenze, feste. E poi c'è una descrizione del motivo per cui appunto lo spumante Gancia si dovrebbe acquistare per le proprie feste. Mi piace molto come è scritta la pubblicità. La padrona di casa di gusto aristocratico fa servire agli ospiti graditi lo spumante Gancia, che con la finezza del suo profumo, con lo scintillio della sua spuma, con la squisitezza del suo sapore, inebria dolcemente gli animi, li accomuna nella gioia del momento, li solleva dalle cure della vita e li rende memori dell'ora lieta che si festeggia. Sono riuscita a farmi fare 5 euro di sconto. Ho messo in pratica l'arte del contrattare, che non è da me perché mi vergogno un po', però non lo so, mi sentivo in vena di contrattare, quindi da 45, che era il prezzo originario, sono riuscita a farmi togliere 5 euro, però insomma meglio di niente. Allora, fatemi sapere che cosa ne pensate e fatemi sapere se siete mai stati al mercato dell'antiquariato di Arezzo e se avete trovato qualcosa, nel caso ci foste stati. E niente, questo è tutto per il vlog di oggi e grazie mille per averlo guardato e ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!